per le cose che mi sono preparate. Cadu, cadu, da, du, da, bodo, cudon, da. Mi piace la parola spontaneo, cioè di spontaneo c'è sempre poco secondo me nell'esperienza artistica. Stasera sentirai delle cose che nel disco naturalmente non ci sono. E anche delle cose che sono nel disco ma raccontate in altro modo. Non sempre la genesi delle cose spiega perché le cose sono in un certo modo. In questo caso secondo me sì. Mi sono detto, scrivo per il sassofono, che è il mio strumento. Mancano cosa nel repertorio sassofonistico, che è un repertorio non sterminato come quello del pianoforte per violino o per flauto, ma insomma c'è una gran parte di musica di tipo francese, ci sono molti studi trascritti da clarinetto, dal violino, dall'oboe, però di cose espressamente scritte per sassofono, di studi c'è poco e ci sono pochissimi studi lenti. Quindi ho pensato, scrivo dei cantabili, quindi l'inizio è stato per quello scopo, in cui non c'era nessun aspetto improvvisativo e invece era ricco di indicazioni. Personalmente sono molto affascinato da questa scrittura di Eugenio che è molto densa, è una scrittura che si impone sia all'ascoltatore ma anche all'esecutore. Questo è musica classica contemporanea. Ah no, per contemporaneo si intende tutta un'altra cosa. Quindi resta un po' terra di nessuno. C'è comunque uno smarrimento e quando si suona ma anche quando si sente. Devi fare un concerto, devi in qualche modo sedurre il pubblico. Condurre il pubblico nella terra di nessuno è un viaggio estremamente affascinante per noi, ma forse anche per il pubblico. L'improvvisazione estemporanea è comunque un canale espressivo estremamente importante, deve avere la stessa importanza della scrittura. Ecco, riuscire a stare lì, portare il pubblico in quella terra, trovo che sia interessante. Sì, è delicato. È delicatissimo. Alla fine ognuno racconta la stessa cosa con la sua voce, con la sua gestualità, il suo modo di dirlo. Non è tanto strano. Il
negli anni 70, quando io ho cominciato a lavorare. Per quell'epoca esistevano i negozi di dischi e c'avevi rock, fusion, jazz, free jazz. Ecco, i miei dischi stavano nel free jazz, ma nell'ambito del free jazz c'erano cose diversissime che semplicemente stavano lì perché non sapevano dove metterle. La difficoltà di questo repertorio è pieno di materiale, quindi bisogna un po' farsi strada. Però ecco, penso che alla fine l'ascolto non sia così complicato. Poi è chiaro che in questo periodo storico si cerca di essere rassicurati, perché è un periodo evidentemente non rassicurante. È più rassicurante, dico, sento blues, ma sento Charlie Parker, bebop, jazz tradizionale, musical. Come sai, io mi occupo di yoga. Negli anni ho continuato a occuparmi di yoga, mi sono reso conto che c'è tantissime nomenclature. Più persone si occupano dell'argomento e ognuno avrà una sua declinazione. Sì, e crea in qualche modo uno stile nel dire. Allora, questo per dire che non siamo isolati, non siamo soli a fare una cosa che non è solamente di tradizione o di nostalgia di una tradizione.